Ciao a tutti, sono Gianluca Aimi e benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Oggi continueremo la nostra serie sulla storia della democrazia americana e siamo arrivati agli anni 80, gli anni della presidenza di Ronald Reagan. Let's Make America Great Again. Sembrano forse familiari con una Make America Great Again. Ebbene, la prima era lo slogan della campagna elettorale di Ronald Reagan. Invece la seconda, come voi tutti sapete, è stato lo slogan per la campagna elettorale di Trump. Ebbene, la storia, si ha l'impressione quando chi non è molto pratico della storia, che studiare storia sia, come dire, avere a che fare con epoche lontano, ormai lontano da noi, mondo differenti seppur vicino a noi, non so, i greci, i romani o il Medioevo, sì, per carità, c'è qualcosa che possiamo trovare ancora adesso, qualche chiesa, qualche cattedrale, il papato, però voglio dire, è un qualcosa di un po' lontano da noi, ovviamente, non andiamo a cavallo, non vediamo gli uomini, i nobili a cavallo, ma tornando a noi, tornando agli anni Ottanta, ebbene, la storia degli anni Ottanta è una storia alquanto vicina alla nostra, è la storia contemporanea della società, del mondo che viviamo e che vediamo noi oggi. Infatti, con questa puntata sugli anni Ottanta, su Ronald Reagan, ci concentreremo e vedremo che proprio dagli anni Ottanta è nata, se vogliamo, poi approfondiremo meglio, la globalizzazione. C'era sempre stata, ma dagli anni Ottanta, come dire, ha avuto un forte successo, ha prosperato, si sono formate quelle oligarchie finanziarie globali che noi oggi vediamo e quindi è iniziata la crisi degli stati nazionali e quindi ci indagheremo su che cos'è una società post-industriale. Le nostre società sono società post-industriali e tramite Ronald Reagan vedremo che cos'è il neoliberismo, se vogliamo il liberismo, questa teoria economica e politica, e vedremo che è un qualcosa di completamente diverso dal liberalismo classico. Pensiamo ad Adam Smith, metà Settecento, tutto Ottocento, ma anche alla politica liberal. Quindi pensiamo a Delano Roosevelt, gli anni 30, pensiamo alle politiche di Kennedy, anni 60 e, se vogliamo, fino a Nixon, che è stato un liberal conservatore, ha iniziato questo cambiamento. Ma è con Reagan, che con gli anni 80, che Reagan prende in eredità un'America in profonda crisi economica, profonda crisi morale, profonda crisi politica. Eh, accoglie il Partito Repubblicano che ormai dopo il Watergate di Nixon è alquanto deboluccio, ha parecchie crisi di consensi e prende un'America appunto che vive il suo secondo momento di buio, dopo ovviamente il 1929. Quindi questi sono gli anni 80 e vedremo in particolare come ho voluto iniziare questo discorso, come la nostra figura, il nostro punto di arrivo, che vuole essere il fine delle nostre chiacchierate, che ovviamente è Trump. Vedremo come Trump sia una figura che non nasca, per così dire, dal cappello di qualche strano mago, ma sia un prodotto della cultura americana e in particolare come la figura di Trump può essere incastonata nelle politiche di Reagan, sia in qualche modo un prodotto, sia la sua vita politica, ma anche la sua vita privata, quindi si sia legata con le politiche appunto di Reagan. Quindi adesso inizieremo questa chiacchierata negli anni Ottanta della storia della democrazia americana con il presidente Reagan. Ronald Reagan, presidente dal 1981 fino al 1989. Ebbene, con lui, con questo presidente, che vediamo la politica americana prende forma secondo il modello che abbiamo oggi sotto gli occhi, quindi vediamo da una parte, se vogliamo usare una visione manichea, ma che è sentita, se vogliamo, da tutti noi repubblicani,
che sono i cattivi di turno, c'è una forte componente cristiana e protestante, sono profondamente conservatori e capitalisti, mentre dall'altra parte i democratici sono visti come i buoni in difesa dei diritti delle minoranze, delle donne e degli omosessuali. Ma sebbene vi ricordate la nostra chiacchierata precedente, questo è profondamente in disaccordo con la storia che abbiamo fatto fino adesso. Infatti, con la fine della guerra civile americana era l'esatto contrario, dove i democratici erano i democratici del sud, quindi quelli che volevano la schiavitù. Invece i repubblicani, secondo il Vangelo, secondo quanto detto, raccontato ancora adesso dalla storia americana, un filone che prende molto in questo periodo e ha preso soprattutto con la fine del Vietnam, mi riferisco alla nostra chiacchierata precedente. Ebbene, i repubblicani, i buoni di turno che hanno fatto la guerra per strappare la schiavitù, per liberare tutti gli afroamericani. Quindi questa situazione si è switchata, abbiamo visto già con Nixon avviene questo passaggio, ma soprattutto con Reagan negli anni Ottanta che di fatto si stabilisce, quindi abbiamo i repubblicani da una parte più cattivi, più conservatori, invece i democratici attenti alle varie minoranze, se vogliamo quelli più friendly. Ma adesso arriviamo a noi, arriviamo al nostro Reagan, un presidente ultraconservatore e repubblicano che in precedenza era stato un attore di Hollywood, non questa grande cima, questo non è stato un divo di Hollywood, è stato più negli ambienti sindacali di Hollywood. Fu governatore della California dal 1966 al 1975, sempre qui nella nostra chiacchierata degli anni 70 ne avevamo già parlato, fu un duro conservatore e deciso in questi anni. Ebbene, sotto Reagan il Partito Repubblicano viene a formarsi una nuova fascia, un nuovo raggruppamento all'interno dei repubblicani, chiamata anche gli ultra conservatori. Ronald Reagan è stato chiamato anche il suo, potremmo vedere anche come un conservatorismo populista, infatti riusciva a tagliare le varie classi della società, le varie fasce della società. Infatti, sostanzialmente la sua politica si basava su dei semplici principi come meno amministrazione centrale del governo federale e quindi questo vuol dire meno tasse. Quindi capite benissimo come tutti quanti, dagli operai al ceto medio fino all'alta finanza, abbia gradito una politica di questo tipo, ma anche meno assunzioni pubbliche, meno anche sanità pubblica e attenzione. Sono proprio i repubblicani di Trump che abbiamo visto e che vediamo anche tuttora. Infatti sotto Reagan il partito repubblicano, che erano già ormai un decennio, un ventennio che si stava trasformando, però prende forma e vediamo effettivamente che in questo partito troviamo sia i vecchi conservatori a livello economico, che sono per un libero mercato, non vogliono per niente lo Stato che possa comunque controllare, possa mettere dei limiti. Sì, in questo periodo degli anni Ottanta rinasce un senso nazionale anche popolare, ma soprattutto emerge con maggiore forza di quanto non fosse mai successo precedentemente un forte sentimento religioso, infatti un forte sentimento conservatore e religioso, ovviamente protestante e in particolare evangelico. Infatti in una delle conferenze che ha fatto Reagan alla conferenza nazionale degli evangelici, se non erro dell'84, comunque siamo nei primi anni 80, ebbene, in una di queste conferenze, scusatemi, dell'83, fece un discorso all'Assemblea Nazionale Evangelica, all'Associazione Nazionale Evangelica, bene, e dipinse in questo contesto l'Unione Sovietica come l'impero del male, che sì, prendeva da Star Wars, che erano usciti in quel periodo, ma quindi aveva un forte sapore anche retorico, un forte sapore anche religioso nel additare l'Unione Sovietica, i comunisti, quindi gli atei per eccellenza, come appunto l'impero del male.
c'è una forte, se vogliamo, giudizio etico in tutto ciò che va oltre la politica. Quindi abbiamo visto con Reagan viene a formarsi un nuovo conservatorismo. Reagan che prende questa America che è veramente in ginocchio dopo la crisi degli anni 70, dopo la fine del Vietnam, viene anche visto, si dipinge anche come un nuovo Roosevelt, un nuovo New Deal per poter riportare gli Stati Uniti in piedi. E per fare questo si scaglia contro il welfare state, che secondo lui è contrario allo spirito americano, quindi uno Stato impegnato nel sociale, quindi che chiede più tasse a tutti quanti, che distribuisce. Lo spirito vero americano è di profonda libertà, è uno spirito individuale. E si sente, si vive anche una certa, come anche una missione religiosa, ovvero tutta quanta la nazione contro il governo centrale federale, sono tutti pensieri, come abbiamo visto in queste chiacchierate, che hanno origine fin dai dibattiti sulla Costituzione, se fare una confederazione o una federazione tra federalisti e antifederalisti. In particolare questo è un pensiero di Jackson, quindi vedete come la storia americana è sempre centrata su questi profondi nodi. E con Reagan prende atto quella visione economica, che è anche una visione del mondo, una visione sociale, che si chiama liberismo. Infatti il suo fine, il fine della sua politica, del suo primo mandato, era quello di azzerare il deficit pubblico entro il 1985, quindi lo Stato non doveva finire il suo anno con dei debiti e quindi per fare questo era possibile soltanto tagliare, quindi tagliare tutte, andare profondamente in contrasto con tutte quelle politiche liberal questa volta, quelle politiche liberal che erano nate con il New Deal di Roosevelt e che erano state abbracciate fino anche a Nixon, che anche lì inizia a esserci una crepa, ma comunque continua, seppur lui è più vicino a un ambiente conservatore. E proprio sotto Reagan, che la parola liberal assume un significato di statalista, che voglio dire, profondamente diverso dai veri statalismi che ci sono. Pensiamo a uno Stato statalista per eccellenza, anche collettivista, è il modello sovietico, il modello comunista sovietico. Ovviamente Roosevelt non aveva fatto un modello di quel tipo, però agli occhi appunto dei liberal, agli occhi di Reagan, significava quel modello lì del New Deal un modello statalista e quindi si va contro tutto questo, si cerca di ridurre le tasse per rilanciare l'economia, si punta soprattutto ad abbattere il welfare e si vogliono tagliare meno tasse per poter permettere alle imprese di respirare, quindi poter e anche tutti quanti, anche le singole persone, se hanno meno tasse da pagare, possono rilanciare i costumi, scusatemi, possono rilanciare i costi sul mercato, il mercato si può riprendere perché c'è una maggior richiesta, tutto quanto l'economia comincia. E quindi questo è il, se vogliamo, pensiero fondamentale di Reagan con i suoi grandi sgravi fiscali che qua, attenzione, ci possono ricordare Trump, la sua lotta, il suo anche cancellazione di quello che aveva fatto il suo predecessore Obama riguardo alla sanità pubblica. E anche qui vediamo un'analogia tra i due. Eh, Obama è il presidente che ha vissuto la crisi del 2008 in prima persona, i suoi mandati erano in quel periodo lì. Trump ha preso una situazione che è venuta dopo, e lo stesso come ha fatto, se vogliamo, Reagan, che ha preso negli anni Ottanta ormai una situazione di crisi e hanno agito in modo analogo. Infatti Trump può essere visto, codificato secondo una politica appunto di Reagan. La cosa importante è che gli sgravi fiscali di Reagan vanno a colpire soprattutto la classe media. Infatti ovviamente si privilegiano le classi più alte, le classi più ricche sono favorite dagli sgravi fiscali e non è un caso, tornando a un'analogia con Trump, che Trump si muove sui primi passi di imprenditore, sui grandi azzardi, il suo impero lo costruisce proprio negli anni 80, nella New York degli anni 80, nella New York, nell'America degli anni 80 di Reagan,
nella quale i grandi imprenditori erano ben visti ed erano anche ben, come dire, voluti e alimentati, secondo le politiche del liberismo. Credo sia giusto soffermarsi un momento per riflettere sulle differenze che spesso pensiero comune si confonde tra il liberalismo classico, siamo quello di Adam Smith, 700, 800, e il liberismo, effettivamente quello che emerge, che era sempre esistito nel Novecento, ma che di fatto diventa una politica reale e concreta con gli anni 80. Ebbene, facciamo una storia alquanto veloce e semplificata, non è questa la sede per approfondire così nel dettaglio, ma appunto il pensiero liberale classico nasce nel Settecento, prima c'erano stati, società di assieme al regime, c'era il mercantilismo, ovvero questa visione dell'economia, vedeva che appunto il commercio portavano via ricchezze dallo Stato, quindi bisognava tassare ogni cosa, bisognava tassare, c'erano delle dogane tra i vari stati, c'erano delle dogane anche all'interno delle varie città. Andiamo avanti, arriviamo al Settecento quando il pensiero liberale emerge con forza e effettivamente si vede che la ricchezza è data dal mercato, quindi è la regola generale, lasciamo il mercato libero di fare senza dazi e la ricchezza verrà appunto da sé. Siamo ormai arrivati a metà dell'Ottocento, già alla fine del Settecento in Inghilterra con la prima rivoluzione industriale, il pensiero comune, alquanto semplificato, che chiunque aveva dei soldi da parte poteva mettersi la sua impresa individuale, familiare. Attenzione, sono piccole imprese familiari. L'Inghilterra in quel periodo vive la prima rivoluzione industriale con il carbone, la macchina a vapore, quindi ogni famiglia che ha dei soldi da parte può mettere la propria ehm, industria familiare e produrre, tessere, è l'inizio della rivoluzione industriale, ma arriviamo alla seconda rivoluzione industriale, siamo a metà dell'Ottocento, quando arriva la fabbrica, arriva effettivamente il capitalismo, quindi per iniziare un'attività c'è proprio bisogno di un capitale, di un qualcosa di più delle risorse che una famiglia, anche se benestante, può avere. È la società che descrive Marx, quindi abbiamo la borghesia, che sono i padroni, abbiamo anche il proletario, e la società che descrive Marx alquanto dura, si lavora in fabbrica 16 ore, anche i bambini lavorano, c'è sfruttamento, e le città vengono a formarsi queste grandi città dove ci sono interi quartieri industriali, perché ormai l'industria si fa in città, la vita media in questi quartieri, in, in queste parti delle città era di 22 anni, quindi per dire non si viveva alquanto bene, ma andiamo, e qui il pensiero era sempre quello, il mercato lasciamolo, il capitalismo poi prende le materie prime, le trasforma, le vende, ma una parte del guadagno deve rimettere ovviamente dentro per migliorare la produzione, c'è sempre questo doppio legame con la tecnologia, ma sostanzialmente il pensiero è sempre quello classico, il mercato deve essere lasciato libero che porterà ricchezza. Andiamo velocemente, in estrema sintesi, tutto questo va bene fino a quando eh, questo pensiero prende una forte porta in faccia, questa porta in faccia è il 1929 con il crollo di Wall Street, quando alla fine un signore, Delano Roosevelt, arriva e dice ma tutto questo effettivamente ci ha portato a questa fine qui, non possiamo che tutto quanto si lasci andare senza almeno un controllo, si possono formare delle bolle speculative come quello che è successo e poi ci troviamo in questo modo. Lo Stato deve esserci, deve fare da garante, deve controllare che tutto quanto vada bene, ovviamente non deve dirigere in prima persona, attenzione, non è come un pensiero collettivista, un pensiero più comunista, un pensiero fatto dall'Unione Sovietica, però lo Stato deve mettersi sopra, deve controllare, creiamo anche non so, una banca centrale che controlli anche le altre banche, soprattutto Delano Roosevelt fa, lo Stato si può impegnare in prima persona attraverso dei lavori che possono creare dei lavori, possono creare dei lavori, quindi dare anche ricchezza ai lavoratori, alla società, ma attenzione, lo Stato anche si può mettere in accordo con delle grandi imprese, delle grandi corporation e quindi creare in determinati luoghi, dei determinati punti di sviluppo, so,
pensiamo a Detroit in America, che è stata la capitale dell'automobile, dell'industria dell'automobile, ma se pensiamo all'Italia ovviamente questo può essere che Torino, Genova e Milano sono stati due grandi poli dell'industria e questo ovviamente con un continuo compromesso dialettico fra le grandi industrie e lo Stato e questo è il pensiero liberal dove il cuore di questo pensiero era di creare una grande classe media, quindi la grande classe borghese, quindi tagliare sia dai più poveri sia ovviamente anche dai più ricchi. E tutto questo ha preso piede, siamo agli anni 50 e 60, con il grande compromesso social democratico, dove appunto l'obiettivo era quello di creare una grande classe media. Infatti pensiamo al telefilm che è stato poi fatto in America, se non erro, fino agli anni 70 e gli anni 80, Happy Days, nel quale descriveva con una certa nostalgia quegli anni 50, dove gli anni, l'aspirazione, cioè l'americano medio era appunto buon padre di famiglia, era un membro della classe media. E qui abbiamo anche tutta quanta la critica che è stata fatta dalla Beat Generation e poi anche dalla controcultura, la critica a una società così borghese prestabilita che ancora oggi, se vogliamo, quando si vuole criticare quel determinato modello si fa. Ebbene, tutto questo cambia radicalmente con la crisi appunto degli anni 70, sostanzialmente la crisi petrolifera, i paesi industriali scoprono di essere dipendenti mortalmente dal petrolio, a parte ciò è la prima volta dopo 20 anni che la produzione si ferma, i consumi calano e quindi le industrie non solo ovviamente non producono più, ma iniziano anche a chiudere, effettivamente c'è una crisi economica. Quindi questo Stato che per il compromesso socialdemocratico doveva sia prendere le tasse dei ricchi, ma poi darne un benessere sociale attraverso le pensioni, attraverso l'istruzione, attraverso la sanità e in caso anche di crisi economica garantire anche la cassa integrazione, la disoccupazione, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo Stato non sa più effettivamente dove prendere i soldi perché l'amministrazione costa sempre più, c'è crisi economica e quindi i soldi non si sanno più dove prenderli. E qui in questo contesto che viene fuori questa proposta, che era già una proposta, il pensiero liberal, scusatemi, neoliberista, è un pensiero che si è formato già negli anni 30, che se vogliamo è vicino a quel pensiero anarchico-capitalistico, è una cosa che effettivamente esiste, gli anarchici capitalistici sono americani e sono ovviamente dei signori, dei matti che vorrebbero avere proprio zero controllo, un mercato libero lasciato completamente a se stesso. Ma tralasciando gli anarco-capitalisti, il pensiero liberista si fa è vicino a queste istanze. Vediamo qua come cambia radicalmente. Abbiamo visto le politiche di Reagan e di tutti quanti i liberisti, sono quelle dell'austerity, di un forte taglio ai costi dell'amministrazione, la parola d'ordine è il pareggio di bilancio, sono tutte politiche che noi abbiamo appunto in comune, quindi abbiamo presente, pensiamo all'Unione Europea, pensiamo alla Troica in Grecia. Ebbene, quindi vediamo come la storia degli anni Ottanta è molto vicina alla storia di oggi, di fatto è proprio storia contemporanea. È in questo momento che emerge. E quindi qui che ho voluto pubblicare questa foto di Wall Street, dove se già prima era il tempio della ricchezza, adesso diventa proprio l'emblema. Se prima attraverso il liberal, attraverso il pensiero di Roosevelt e di Kennedy, chi era a cuore era creare una grande società, una grande classe media, la classe borghese. Bene, con tutti questi tagli la vittima è proprio la classe media, infatti in questa nuova società che viene a formarsi attraverso le politiche liberal è una società che ci sono delle profonde disuguaglianze, ci sono pochi ricchi, ma che sono tanto ricchi, ci sono sempre più tanti poveri ed effettivamente il mondo che noi oggi vediamo. E soprattutto Wall Street diventa l'emblema dei soldi, del potere. Pensiamo a un film di Scorsese, The Wolf of Wall Street, pensiamo a DiCaprio, che quello diventa l'emblema proprio della ricchezza, del successo, il manager di successo, se vogliamo il bomber, che
pieno di soldi, ha le donne più belle del mondo, fa una vita sregolata come se fosse una rockstar, però continua a fare soldi ed è quello il modello che, come dire, la perfezione, il successo, la società, se vogliamo, in un certo modo richiede. Poi ovviamente non la sento, non la vedo così, però l'uomo, il pensiero, se vogliamo, comune, l'uomo di successo è il manager, il broker che lavora alla borsa e fa un sacco di soldi e soprattutto fa soldi con i soldi e quindi investe nella borsa. Quindi questa è le due differenze tra un pensiero libero, tra il liberalismo classico, tra un pensiero libero un po' più statalista e il neoliberismo. Quindi lo Stato deve stare il minimo possibile, deve esserci il minimo possibile, ma bisogna lasciare tutto quanto lì, il mercato deve essere lasciato libero e soprattutto non bisogna tassare i ricchi, le grandi industrie, la grande finanza, perché è questa che nel pensiero porterà la ricchezza, ma così facendo si manda in crisi la classe media, che era stato il cuore degli anni 50 e 60, del boom del grande compromesso socialdemocratico, ed è la società che vediamo noi oggi, dove abbiamo pochi ricchi, ma tanto, pensiamo al signor Amazon, al signor Apple, Bill Gates, che hanno degli imperi, che hanno delle autentiche vere oligarchie. Poi andremo a parlare in seguito della globalizzazione, quando queste oligarchie finanziarie hanno un sacco di potere anche politico, e dall'altra parte una società con profonde disuguaglianze sociali, dove sono tornati i poveri, proprio la crisi della classe media. Il pensiero neoliberista non è soltanto un qualcosa di americano, ma anche qua in Europa l'abbiamo conosciuto, oltre che ai tempi recenti, in particolare negli anni Ottanta. La grande figura liberista in Europa è ovviamente la Thatcher, ultra del partito conservatore, ultraconservatore. Bene, ma non solo, fa politiche analoghe, la Gran Bretagna in Europa smantella il welfare state, che era stata il primo Stato-nazione a farlo, ma come dire, è giusto soffermarsi per evitare estreme semplificazioni. Ovviamente il neoliberismo non è stato fatto da uomini cattivi, uomini malvagi, dalla cricchia, il complotto ebraico delle banche, dei governi, eccetera, eccetera. Ma è stata proprio una risposta, forse l'unica effettivamente a quella grande crisi che era degli anni 70. Ma per esempio il caso francese è veramente emblematico. Nelle elezioni dell'81 in Francia sale di nuovo al potere l'unione delle sinistre, il Partito Socialista e Comunista con Mitterrand, e sarà anche la grande svolta di Mitterrand, questo governo che aveva le speranze di fare nuove riforme di nazionalizzazione dell'industria, fare dei piani delle riforme sociali. Ebbene, la grande svolta di Mitterrand è che prende atto, è una scelta realistico-politica, in quanto quelle politiche di nazionalizzazione, queste politiche di sinistra non potevano essere più fatte, perché appunto lo Stato non ce la faceva, non aveva più le finanze per farlo, con la crisi petrolifera e con la crisi del compromesso social democratico. E quindi vediamo che qui anche un partito socialista, un partito di sinistra, applica delle riforme liberal, e quindi soprattutto qua in Francia porterà ormai la scissione drastica tra socialisti e comunisti, e quindi ormai i comunisti sono visti come la sinistra, fedeli al modello collettivista, modello statalista, che ormai appunto in questo periodo inizia un po' ad andare fuori dalla storia. Per carità, forse il liberismo non era l'unica proposta possibile, ovviamente non lo era, ma il grande problema è che la sinistra in generale non è riuscita a dare un suo contributo, una sua alternativa. L'unica fattibile, dal mio punto di vista, era il liberismo e i governi, a seconda della ragione di Stato, per mantenere effettivamente la baracca in piedi, per mantenere lo Stato, per non farlo sprofondare nel debito, ha dovuto applicare queste brutali riforme. Poi potevano essere fatte, abbiamo visto sì e no, soprattutto il modo che potevano essere fatte, ovviamente tutto questo è contestabile.
però bisogna vedere che appunto è una scelta di singoli, di tutti quanti i governi si orientano in quella direzione e non è stata, se vogliamo, il gomblotto delle banche e dei governi. Ma adesso soffermiamoci un attimo sulla società che viene a formarsi, che è uno dei nostri punti della nostra chiacchierata, la società post-industriale. Abbiamo visto fino agli anni 60, fino agli anni 70, l'Occidente era una società industriale, cioè la maggior parte della popolazione era impiegata in quei lavori, soprattutto il reddito, il PIL era dato di uno Stato tramite quel settore lì, l'industria. L'industria portava ricchezza. Ebbene, col formarsi della società post-industriale abbiamo un predominio del terziario, dei servizi, ma non solo il turismo, eccetera, eccetera, ma anche predominio terziario di alto livello, chiamato anche quaternario. Quindi la società industriale è stata anche chiamata una società post-fordista. Quindi vengono a formarsi da questo momento, dagli anni 80, questi grandi mercati finanziari globali. Pensiamo oggi a Francoforte, ovviamente New York, Londra, Milano, ma anche Tokyo, Shanghai. Ebbene, il mondo che noi oggi vediamo, questo mondo globale appunto, che viene a formarsi con gli anni 80, questo mondo globale economico, è qui che viene a formarsi. Ovviamente tutto ciò è dagli anni 80 che c'è un forte aumento delle disuguaglianze mondiali, perché non solo nelle società di questi paesi liberisti abbiamo sempre più poco, pochi ricchi, ma tanto ricchi, e ovviamente tanti poveri, ma in tutto il mondo viene appunto a formarsi questa grande spaccatura tra i paesi, se vogliamo usare questo termine non politicamente corretto, sviluppati con quelli non sviluppati, con i paesi industriali e con i paesi nuovi industriali, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, pensiamo al Brasile e ovviamente tutti gli altri paesi non industriali. Ed è un primo aspetto questo, il predominio terziario di alto livello dell'economia. Un altro aspetto che alimenta la crisi, alimenta la fine del compromesso sociodemocratico è appunto la delocalizzazione industriale. Prima abbiamo detto il pilastro di questo compromesso sociodemocratico era appunto l'industria che produceva negli stati occidentali, si metteva d'accordo ovviamente con gli stati e gli stati però da parte loro prelevavano delle tasse che poi, come dire, rigettavano nel sociale, nel pubblico, sanità, pensioni, eccetera, eccetera, scuole pubbliche, tutto quello che volete. Ebbene, con la delocalizzazione e con questa globalizzazione il mondo appunto si fa alquanto più piccolo e questi grandi colossi industriali che sono sempre pochi, sono pochi ma hanno sempre di più il predominio dell'economia e anche dei loro settori, bene, capiscono che è più conveniente perché ormai in Occidente, appunto, pensiamo all'industria, un operaio costa caro, bisogna pagare poi anche la pensione, se si fa male bisogna pagare la mutua, costano veramente un sacco per un'impresa, conviene più andare in altri paesi, pensiamo al caso della Fiat, è andata in Polonia, è andata in Serbia, in Brasile, ma soprattutto è andata in Cina, e qua dagli anni 80 che la Cina diventa veramente il grande territorio, la grande terra fertile di tutte le grandi industrie, il Giappone, Corea, ma soprattutto la Cina. Attenzione, la Cina è la, come dire, è la Cina comunista, comunista che tra virgolette vediamo anche noi oggi. Questo è un grande paradosso della storia, ma la storia è bella per quello perché fa sta di paradossi, quindi le grandi industrie, le grandi oligarchie finanziarie e industriali dell'Occidente estremamente sviluppato vanno a produrre in un paese comunista dove possono sfruttare gli operai con bassi salari, tutto con zero diritti. Ed è tutto questo veramente è una cosa fantastica della storia. E quindi abbiamo visto con la delocalizzazione aumenta ancora di più la crisi degli stati-nazione, aumenta la crisi del welfare e vediamo che gli stati-nazione iniziano a subire le pressioni ormai di queste oligarchie finanziarie. Un altro ultimo aspetto di questa società post-industriale è
Un aumento della flessibilità della produzione, anche in Italia se vogliamo, prima negli anni 70 la produzione era fatta dai grandi centri, pensiamo, il caso di Torino ovviamente è emblematico, c'era la Fiat dove si faceva tutto, ma non solo nella città di Torino, ma tutto quanto nell'indotto, era tutto un mondo collegato. Invece con il caso dell'Italia, con gli anni 80 viene fuori la piccola e media impresa che è più flessibile, si può adattare meglio ai cambi veloci del mercato, quindi della richiesta di produzione. E qui che nasce la piccola e media impresa che ancora oggi è il cuore dell'industria in Italia, soprattutto della Lombardia e del Veneto e del nord dell'Emilia Romagna, cioè della zona della Padania, per capirsi meglio. E quindi si favorisce è favorita quel determinato tipo di impresa per queste sue caratteristiche di velocità, di flessibilità della produzione ed è penalizzata questi ormai obsoleti impianti industriali giganti dove quel tipo di produzione non è più competitiva. E questa non è più competitiva perché ormai si è mai accentuato ancora di più il consumo di massa, cambia rapidamente non è più il momento di fare, se è un caso dell'Italia, tante automobili della Fiat perché c'è richiesta tanti elettrodomestici, come era il caso degli anni 50, ma la produzione cambia, se vogliamo, di anno in anno. Guardiamo noi oggi i modelli dei smartphone, come cambiano a una velocità impressionante, ma tutto quanto, dai televisori al computer, quello che volete. Ebbene, questa è la società che viene a formarsi, la società post-industriale, secondo appunto questi modelli liberisti. I temi fondamentali di questa chiacchierata sono appunto Reagan con il liberismo, la società post-industriale e la globalizzazione, sono tutti temi legati tra di loro. Adesso vorrei approfondire appunto quest'ultimo tema, ovvero la globalizzazione. Che cos'è? Bisogna dirlo, forse non è così scontato, nel nostro pensiero comune pensiamo ai tempi passati che non c'è mai stata, ma nella verità i contatti erano ben presenti. Torna indietro nel tempo, già pensiamo al Mediterraneo dell'età del bronzo, penso ai Micenei, che avevano i contatti, le prime colonie di Micenei, le troviamo nella Sicilia, nella Magna Grecia, arrivano fino in Egitto e anche nel cuore della Mesopotamia, per dire i contatti, ma un altro esempio del mondo antico è l'ambasceria tra Roma e la Cina, questi due mondi sapevano l'esistenza, sono entrati in contatto, però ovviamente nulla rispetto a quello che noi oggi abbiamo visto. La globalizzazione, alcuni storici la datano come la guerra dei 7 anni, che è del 1763, nella quale appunto l'Inghilterra, la Gran Bretagna e la Francia lottano per appunto avere questa egemonia mondiale. Se vogliamo, è la prima guerra mondiale. Vincerà la Gran Bretagna e avrà il dominio dei mari, il dominio dell'intero mondo, formerà il suo grande, che è stato il più grande impero della storia. Ma tornando a noi, la globalizzazione effettivamente abbiamo visto contatti, ci sono stati, pensiamo anche a un altro esempio così veloce, il mondo ellenistico, siamo nel III-II secolo a.C. nel Mediterraneo, come questa cultura ellenica viaggia fuori anche dalla Grecia, in Egitto, in Palestina, eccetera, eccetera, ma la globalizzazione, come noi la intendiamo veramente oggi, è un qualcosa che se vogliamo inizia proprio con gli anni 80 ed è qualcosa di profondamente diverso rispetto a questi contatti e scambi tra culture che ci sono sempre stati, ricordiamolo sempre, ma soprattutto inizia dagli anni 80 perché capita un qualcosa di veramente sconvolgente che ha cambiato le nostre vite per sempre. E sto parlando della rivoluzione elettronica, quindi con l'avvento del computer. Infatti in questa foto abbiamo un Apple III, è un computer che è stato prodotto ovviamente dalla Apple dal 1980-1984, è la foto di un Macintosh, non è stato particolarmente un successo, ma quello che ci interessa sono le date, infatti nel 1984 Microsoft manderà sul mercato per la prima volta un sistema operativo MS-DOS
e questo sarà veramente il vaso di Pandora, aprirà la strada all'informatica, alla digitalizzazione e a internet, quindi a tutto il mondo che noi oggi vediamo, che effettivamente stiamo consultando anche in questo momento. E quindi tutto questo è partito, se vogliamo trovare una data, secondo me è così, trovarla, 1984 con DOS. Ebbene, ma che cos'è la globalizzazione? La globalizzazione è stata anche definita come la mondializzazione della cultura di massa. Infatti, l'evoluzione elettronica, internet, ha permesso questa marea di informazioni viaggiare, chiamati anche dagli antropologi della complessità, eh, flussi di informazioni che viaggiano sempre di più a una velocità fuori dal pensabile fino a qualche tempo fa. Pensiamo a Trump che faceva politica a colpi di Twitter, quindi proprio in modo diretto rompere qualsiasi legame intermediario tra lui e i suoi elettori, anche a tutti quanti i cittadini americani, ma soprattutto dava l'idea di un colloquio, una risposta quasi in tempo reale, quasi appunto come se fosse di persona, quindi questa velocità, questa estrema velocità dell'informazione, questa quantità di flussi. E si collega con un'altra grande quantità che noi oggi vediamo. Dagli anni 80 in poi, paesi occidentali che hanno vissuto e vivevano la crisi degli anni 70 petrolifera, hanno iniziato ad esserci un calo demografico rispetto al grande lancio delle nascite che sono stati gli anni 50 e 60. Ma nel resto del mondo, quindi negli anni 80, avviene proprio un grande incremento demografico. È quello che noi oggi vediamo, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India o a qualsiasi paese latinoamericano o anche dell'Africa. E quindi questo fatto, questo grande incremento demografico, unito a questi flussi di informazioni che viaggiano in tutto il mondo, come io posso vedere che cosa succede in America, qualsiasi abitante, anche non so, del Madagascar, può vedere che cosa succede in America e si vedono le pubblicità, si vedono i film, quindi si vede la cultura di massa che trasmette l'idea di profonda ricchezza e quindi i paesi che non sono occidentali vivono bene come da noi in Occidente e vedendo queste pubblicità ammaglianti, vedendo questa cultura di massa della ricchezza, si sportano, si mettono anche loro in viaggio e quindi vengono fuori questi flussi migratori che anche loro vogliono sfuggire dalla miseria e vogliono anche loro condividere le ricchezze di queste società che a quanto pare sembrano ricche, che per carità lo sono, ma ancora una volta diciamolo, anche qua in Occidente ci sono i ricchi, che sono pochi ma sono tanto, pensiamo appunto al signor Amazon, il signor Apple, il signor Bill Gates, che sono gli uomini più ricchi al mondo, ma anche nella nostra società si sono tornati i poveri. E in più, quindi abbiamo un flusso di informazione, flussi migratori, e in più vengono sempre a formarsi in tutto il mondo, è sempre in continuo aumento il grande fenomeno dell'urbanizzazione del mondo, quindi queste grandi città, siamo sempre di più, viviamo sempre di più in città, pensiamo a città come Calcutta, Città del Messico, Istanbul, il Cairo, il Giappone, tutte le grandi città, ma anche in Occidente, Londra, Parigi, New York. E quindi non è il caso che ti faccio altri esempi, però questi sono due aspetti che si possono descrivere della globalizzazione, flussi di informazioni, flussi migratori e ovviamente questo mercato mondiale speculativo, questo capitalismo liberista che ovviamente viene alimentato e alimenta. Nei flussi di informazione ci sono anche questi flussi di informazioni della borsa, di economia, che alimentano anche loro a volte le disuguaglianze, quindi alimentano anche i flussi migratori. Un altro aspetto della globalizzazione che, come dire, non viene subito da pensare, e qui mi riferisco alla foto di Pablo Escobar, ho già citato precedentemente a mio avviso, fantastica serie TV di Netflix Narcos.
Ebbene, dagli anni 80, come chiunque abbia visto la serie sa che il traffico di droga mondiale aumenta, ci sono dei guadagni enormi e questi sono proprio sintomi della globalizzazione, perché pensateci, uno stato come la Colombia che produce l'80% della cocaina mondiale e la manda in giro per il mondo, non la manda solo negli Stati Uniti e bene, anche qui sono delle piccole oligarchie finanziarie, proprio date dai grandi contatti dal mondo della comunicazione che c'è stata, questo mondo più piccolo che si è formato, ma non è solo un caso appunto colombiano, pensiamo anche alla nostra storia in Italia, sono proprio gli anni 80, proprio gli anni dello scontro fra Stato e la mafia di Totorina. Anche lì si possono trovare delle analogie tra i due, tutti e due un narcotraffico anche terroristico, con proprio una guerra diretta allo Stato, con degli attentati. Ma la mia volontà è quella di soffermarci, di vedere questi sviluppi, come anche questi dei segnali, degli indizi della globalizzazione, anche questi sono attori di questo mondo più piccolo, di questo mondo a contatto, questi flussi di informazioni, di denaro che sono molto più veloci rispetto che al passato. E infine un'altra eh, aspetto della società post-industriale che si è formata con la crisi petrolifera degli anni 70 è appunto il tema dell'ecologia, molto vicino, soprattutto il tema della ricerca di energie alternative, tra parentesi il nucleare, l'86 è l'anno di Chernobyl o Chernobyl, e invece anche le energie rinnovabili, ecologiche, quindi viene a formarsi una nuova etica, in particolare dalla metà degli anni 70, ma soprattutto negli anni 80 emerge con più forza. Penso al Partito dei Verdi in Germania, quindi da lì arriviamo fino alla nostra Greta Thunberg che oggi noi vediamo. Quindi questa nuova etica tra uomo e ambiente. E tutto questo lo vediamo negli anni 80 ed è una storia molto più vicino a noi. Il Carter, il predecessore di Reagan, ebbene, aveva già iniziato una politica di questo tipo, una politica ecologica di sostenere, invece Reagan è arrivato al potere appunto per alimentare, far crescere l'economia, non poteva stare a questo modo di politica, a questa ricerca, aveva bisogno di qualcosa nell'immediato e quindi tagliò i fondi e alimentò ovviamente la classica politica, la classica economia alimentata dal petrolio, quindi queste grandi corporation del petrolio. E pensiamoci un attimo, è la stessa cosa che abbiamo visto con Trump, la stessa cosa si parla dell'inquinamento, la stessa tematica dell'inquinamento, della sostenibilità dell'ambiente. E quindi vediamo come Trump sia un prodotto appunto di una politica reganiana, non è nato, come dire, dal cappello di qualche strano individuo. Quelli che vediamo nella foto sono dei combattenti, sono dei mujahideen, sono della guerra in Afghanistan del 1979-1989, quando l'Unione Sovietica tentò di conquistarla. E non possiamo soffermarci in questo aspetto, ma è giusto menzionarlo perché appunto sarà importante per la storia successiva, qui che l'Islam fondamentalista entra nella storia contemporanea e entra attraverso la politica estera americana. Come politica estera l'amministrazione Reagan si muove molto cautamente, abbiamo detto gli Stati Uniti hanno preso quella pesantissima, la loro prima vera sconfitta che è stata la guerra del Vietnam, la loro prima vera guerra sconfitta in una guerra nella loro storia. Quindi c'è un tentativo di ricostruire la fiducia sia dentro all'interno dello Stato sia anche fuori. Non è un caso infatti che film come Rambo del 1982, Top Gun 1986 fanno vedere il macismo americano. Se pensate, neanche 10 anni prima avevano perso, pensate ai film precedenti che parlavano della guerra, Apocalypse Now, Platoon che esce anche negli anni 80, cioè tutti i film di Vietnam e fanno vedere eh, un'America, sono tutti film antimilitaristi, una guerra piegata in due, e invece questi film qui degli anni 80, proprio il vero macismo,
sono completamente diversi e esportano la virilità e la forza americana. Questo anche perché Trump, sì scusatemi, ho sbagliato, Reagan, tagliando l'amministrazione, tagliando il pubblico, tagliando le tasse, non ha mai tagliato, anzi ha ampliato i finanziamenti e le spese militari, questo perché si voleva far vedere che l'America non era sconfitta, non ha perso la guerra fredda, era pronta, quindi un confronto ancora più diretto e si vuole anche superare in armamenti, ovviamente l'Unione Sovietica, ma anche si vuole porsi come tutela sempre di quell'Europa occidentale. Infatti nell'85 prende forma quella che è stata chiamata la dottrina Reagan. Infatti gli Stati Uniti eh, prendono come loro il fatto, sentono di avere il diritto di intervenire ovunque in difesa della libertà, quindi una missione del mondo degli Stati Uniti e soprattutto qui si vede, si è visto anche bene la serie TV Narcos della Netflix, si vede come con quanta facilità una politica molto alla Kissinger, siamo al periodo, mi riferisco al periodo di Nixon, però torniamo ai nostri anni 80, una politica appunto che non si fanno tanto problemi, la dottrina Reagan, a stringere le mani a qualche governo autoritario, sempre in vista di un'opposizione a un modello comunista, ovviamente avverso agli Stati Uniti. Infatti i governi autoritari vengono visti come in futuro possibile democrazia, invece gli stati totalitari, e parlo appunto dell'Unione Sovietica, non si può scendere a patti, quindi è meglio stringere le mani a un governo autoritario che in futuro sarà una democrazia e che ci aiuta anche a sconfiggere il nemico numero uno, che in questo caso è l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti non si impiegano mai in operazioni in prima persona negli anni Ottanta, ma aumentano le operazioni sotto copertura, soprattutto di appoggio. La guerra in Afghanistan dell'Unione Sovietica con i Mujahideen era stata appunto sovvenzionata dalla CIA degli Stati Uniti. E quindi è qui che inizia, se vogliamo, questo percorso, perché alquanto triste, che porterà fino all'11 settembre, ma poi fino anche al 2015 a Parigi. Ebbene, il fondamentalismo islamico, alimentato e finanziato dagli Stati Uniti, vince la guerra, quindi poi vedremo che come questi signori che hanno combattuto credendo di avere Dio dalla loro parte, ma con le armi americane, una volta vinto l'avversario sovietico, pensano effettivamente avere Dio dalla loro e volgeranno le armi contro chi gliel'aveva vendute. Un altro esempio, nel 1986, il famoso Iran, scusatemi, l'Iran, questo paese che nel 78-79 aveva vissuto appunto una forte rivoluzione religiosa, fondamentalista religiosa, di tipo sciita. Bene, nonostante l'embargo, si vide come Reagan, la sua amministrazione in prima persona, bypassò il congresso per vendere delle armi appunto all'Iran. Tutto questo non finì con l'impeachment, Reagan rischiò l'impeachment, ma la colpa fu accollata a un generale e quindi Reagan si salvò la faccia brutalmente, per dirla così. Un altro aspetto appunto della società post-industriale, qui è giusto anche dirlo, è il formarsi sempre più di società multietniche, che, attenzione, è completamente diverso da una società plurale. Una società plurale è una società dove ci sono diverse etnie, diverse usanze, diverse culture, diverse religioni, ma quello che unisce tutte quante è la legge, una Costituzione. Un esempio, se vogliamo, è la Francia, è un classico paese, una società plurale dove c'è libertà di religione, ma ovviamente è uno Stato laico, quindi nessuna religione può mettere i suoi simboli all'interno degli spazi pubblici, perché appunto sono di tutti. Un altro esempio, una società plurale, è appunto il Regno Unito, dove non è uno Stato laico, perché il capo della Chiesa, la religione ufficiale è la religione anglicana e il capo della Chiesa è il monarca, però di fatto vige una tolleranza, se vogliamo, è una religione non laica, però dire di Stato forse è troppo, ma ovviamente non è una tecnocrazia.
la Gran Bretagna. Invece una società multietnica è appunto gli Stati Uniti, dove ci sono varie etnie, e gli Stati Uniti che vediamo noi oggi, dove casomai varie etnie hanno dei loro quartieri, vivono dei loro mondi a sé. Questa sarà una grande critica che poi sarà poi ripresa da Huntington alla metà degli anni 90, però già qua iniziano a formarsi. Sono, come dicevo, sono varie etnie che sono divise in città, nei loro quartieri, sono alquanto chiuse, non sono molto aperte nelle altre. Pensiamo appunto agli Stati Uniti, c'è il quartiere degli afroamericani, un quartiere della Cina, Chinatown a New York, quindi un quartiere asiatico, soprattutto con le grandi ondate migratorie degli anni 80 di latinos e asiatici, le grandi comunità latinoamericane. Pensiamo a Trump che si è scagliato con l'immigrazione dei latinos, ma soprattutto come adesso, oggigiorno, lo spagnolo è la prima lingua parlata negli Stati Uniti, e ci sono molte persone che non sanno addirittura l'inglese ma sanno lo spagnolo. Ma soprattutto la cosa spiacevole di una società così multietnica che si è realizzata è appunto che, diversamente da come si possa pensare a livello ideale, non sono tutti amici, non sono tutti fratelli, ma anzi è innegabile riscontrare che c'è un dominio di una certa etnia, e che è l'etnia bianca. E qui ovviamente abbiamo tutti quanti presente gli atti di forza, gli atti violenti, le uccisioni della polizia bianca nei confronti ancora oggi degli afroamericani, e come questo sia tutto quanto sentito, come ci sia una profonda divisione. Ebbene, tornando a noi, nella società multietnica, per riprendere questa foto dei Mujahideen, gli anni 80 sono un risveglio del proselitismo religioso, del fondamentalismo. Abbiamo visto come il partito repubblicano di Reagan sia legato, e qua inizia la sua storia, che arriverà appunto fino a Trump ai giorni nostri, del suo incrocio con il fondamentalismo protestante americano, soprattutto il fondamentalismo evangelico, ma soprattutto gli anni 80 sono un risveglio della religione. Se pensiamo nel quanto la diversità che c'era con gli anni 60, in particolare mi riferisco al 8 aprile 1966, quando la rivista Life uscì la rivista Life con la più famosa copertina di tutti i tempi di questa rivista, che il titolo era Is God Dead? È morto Dio? Ovviamente era una domanda retorica e la risposta era sì. Ebbene, così non è stato, come abbiamo visto negli anni 80. L'Iran è un esempio di fondamentalismo islamico, ma non solo, la stessa America, come abbiamo visto, ma pensiamo anche nello Stato di Israele, fondamentalismo ebraico in questo periodo, anche negli anni 80 fino a oggi. Ebbene, quindi negli anni 80, con la guerra, appunto, come abbiamo appena detto, in Afghanistan emerge con forza il fondamentalismo islamico, e con l'Iran, che è profondamente diverso se ci pensiamo a, come dire, degli altri dittatori di quel, sempre arabi, di quel periodo. Pensiamo all'Iran, abbiamo visto, e si è formato uno stato tecnocratico di religione sciita. Invece l'Iraq, che siamo lì davanti, perché c'è un altro dittatore, si chiama Saddam Hussein, ma è un dittatore alquanto laico, e anzi era contrario alla tradizione islamica, e quindi ha voluto portare la modernità, ha voluto portare l'Occidente in questi stati. E quando dico questo, portare l'Occidente vuol dire portare due cose: l'industria e l'urbanizzazione. Ha modernizzato profondamente. Pensiamo anche alla Libia noi più vicina. Ebbene, ehm, è un discorso sempre di questo tipo, di voler portare appunto l'Occidente, quindi non tanto usare la bandiera della religione. Pensiamo alla Turchia anche. Pensiamo alla Turchia dopo la prima guerra mondiale. I fratelli della rivoluzione della Turchia vanno contro il sentimento tradizionale, l'alfabeto diventa un alfabeto, abbandonano
l'alfabeto persiano, la lingua araba, lo abbandonano e usano un alfabeto più occidentale appunto per modernizzare la società. E invece è completamente diverso la Turchia di oggi, abbiamo un Erdogan che appunto non si sa bene questo personaggio cosa vuole fare, ma che nei suoi discorsi emerge di nuovo un sentimento pan-islamico, pan-arabo, sembra nelle sue visioni, voglia rifare la Turchia alla testa di una guida sovra gli stati, una guida di tutto il mondo islamico. Ebbene, questo sentimento, questo risveglio forte, questo risveglio del fondamentalismo religioso che va sia dai cristiani agli ebrei che ai musulmani ovviamente, non sono qui a puntare il dito a qualcuno, però emerge proprio con gli anni Ottanta ed è qualcosa che abbiamo visto tutti quanti con i nostri occhi e continuiamo anche adesso a vedere. Siamo arrivati alla fine della presidenza di questo Ronald Reagan e si conclude con una gigantesca vittoria inaspettata. L'impero del male cadde prima della fine della sua presidenza. Già nel 1985 l'Unione Sovietica tentò una riforma attraverso Gorbaciov che salì alla- ai vertici e alla segreteria del partito comunista e tentò migliorare i rapporti con l'Occidente. Abbiamo visto Reagan che è abile, fa una doppia politica, da una parte una politica da guerra fredda, quindi di confronto, di lotta, con operazioni di copertura, con la dottrina Reagan dell'85 che favoriva governi autoritari in vista di lottare il comunismo, ma è anche un'apertura diplomatica, un'apertura con l'Unione Sovietica. Parliamo nel 1987, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica firmano un trattato per lo smaltimento del nucleare. Ebbene, arriviamo, e questa è la foto ovviamente, tutti quanti avrete riconosciuto, siamo nell'89, 1989, la fine, l'abbattimento del muro di Berlino che segna anche la fine, questo crollo di questo blocco, nessuno avrebbe mai pensato di così poco tempo, si è dissolto, lo stesso Gorbaciov, lo stesso Reagan, nessuno avrebbe mai pensato a una cosa di questo tipo, è caduto come noi pensiamo all'impero romano che è caduto dall'oggi al domani. In realtà l'impero romano abbiamo visto quello di posizione di Romano Augusto, di Odoacre, non abbiamo praticamente niente, ma non è questo caso. Nel 1989 crollò nel giro di 2 anni, siamo già nel 91, si forma la Repubblica di Russia, quel modello lì non esisterà più. E a mio avviso, questo ovviamente è una mia idea, cioè lo dico io, quindi non lo dice nessuno, stiamo tutti molto tranquilli. Emblematico, l'ho voluto mettere in questa chiacchierata sulla globalizzazione, perché appunto questa globalizzazione, queste ormai oligarchie che si sono formate, che stanno ormai sono globali, transnazionali, gli stati-nazione non ne possono più, l'Occidente per superare questa crisi ha dovuto fare con profondi sacrifici, sputando sangue, creando profonde disuguaglianze, ha fatto le forme liberiste, che ovviamente quelle dell'austerity, tagliare tutto quanto il welfare state per raggiungere comunque una parità di bilancio, non fare crollare gli stati. E non è un caso, a mio avviso, che proprio nel 1989 la prima vittima, io credo, della globalizzazione sia appunto l'Unione Sovietica, quindi questo modello per eccellenza statalista, collettivista, il quale non ha retto, non ha saputo trasformarsi, non ha retto al cambiamento di quelle politiche del mondo, della storia che stava cambiando, il suo modello non era più sostenibile, anche per scelte sbagliate. Dopo la guerra di Vietnam, l'Unione Sovietica si sentì di fatto come aver vinto ormai la guerra fredda, quindi iniziò come dire, a fare anche lei una politica egemonica in giro per il mondo. La guerra in Afghanistan è un esempio di questi, che aumentarono ancora di più la spesa dello Stato, la spesa militare, ma soprattutto il mercato interno, il sistema interno collassò e a mio avviso appunto per questa globalizzazione che
la prima vittima che è stato appunto il modello, è stata appunto l'Unione Sovietica che la globalizzazione se l'è mangiato letteralmente. E poi dalla prossima parleremo anche di come gli stati-nazioni hanno cercato una risposta a tutto ciò, hanno già cercato con le politiche liberiste, Reagan e la Thatcher sono degli esempi, ma di questo poi si parlerà successivamente. Per ora fermiamoci al 1989 con la prima vittima della globalizzazione che è l'Unione Sovietica. Questa lunga chiacchierata è finita e come sempre ho cercato di semplificare, ho cercato di andare un po' al cuore dei problemi, metterli a fuoco, però entrare nella complessità. Come sempre vi svelo le mie fonti per questa chiacchierata, come sempre ho consultato questo libro di Giovanni Borgognone, Storia degli Stati Uniti, edito da Feltrinelli. Ebbene, vi saluto qui, spero di avervi annoiato ma non troppo, ma vi invito anche a commentare lasciando la vostra opinione, sia ovviamente se favorevole, ma soprattutto se sfavorevole, se lo pensate in modo diverso, in modo tale da creare un dibattito civile su questi argomenti che sono tutt'altro che finiti.